L'autodisciplina è la chiave che separa l'ordinario dallo straordinario, ciò che ci permette di superare gli altri. Detenere questa abilità è arduo, richiede pratica e l'abilità di ingannare la mente. Come specie umana, siamo guidati da un istinto primordiale che ci fa anelare la dopamina, un neurotrasmettitore prodotto dal nostro cervello che ci regala sensazioni di gioia. È un meccanismo naturale, poiché il nostro cervello ci ricompensa con piacere quando facciamo qualcosa di vantaggioso per noi, come nutrirci quando sentiamo fame, idratarci quando siamo assetati, o riprodurci per assicurare la continuità della nostra specie. La dopamina ha contribuito all'evoluzione umana, ma porta con sé un difetto: crea dipendenza. Non siamo macchine impeccabili, abbiamo le nostre pecche. Invecchiamo, per esempio, e alla fine moriamo. Nel caso della dopamina, essa è l'elemento scatenante delle dipendenze, come quella dai social media, dai videogiochi o dalle sostanze stupefacenti. Abbiamo trovato un modo per far sì che il nostro cervello produca dopamina rapidamente e senza alcuno sforzo, ovvero la gratificazione immediata. Il mondo moderno è ricco di stimoli che innescano questa gratificazione immediata, e ciò costituisce un problema. La maggior parte delle cose che ci danno piacere immediato non ci apportano alcun beneficio, solo piacere effimero. Il nostro cervello non produce più dopamina quando facciamo qualcosa che è veramente utile per noi come individui, ora lo fa solo con lo scopo di ricavarne piacere. Una volta che quel bisogno è soddisfatto, non abbiamo più stimoli per fare cose che ci sono realmente utili, specialmente se richiedono sforzo. Questo è il più grande problema della società moderna. Le persone hanno perso il senso di soddisfazione che deriva dal raggiungimento di un obiettivo attraverso lo sforzo. Perché dovremmo sforzarci se possiamo ottenere piacere senza fatica? Durante la tua vita, probabilmente hai sperimentato la frustrazione di voler fare qualcosa, come fare esercizio fisico o iniziare un nuovo progetto, e all'inizio, quando sei pieno di motivazione, tutto va bene. Ma una volta che la motivazione svanisce, ti trovi incapace di proseguire. Questo è dovuto alla mancanza di disciplina. Immagina di voler avere un fisico tonico e in forma, e decidi di iscriverti in palestra e andarci ogni giorno. La prima settimana non salti nemmeno un giorno perché sei motivato, ma durante la seconda settimana arriva un giorno in cui ti senti stanco e pensi: andrò domani, oggi riposerò. E il giorno successivo succede la stessa cosa, e ancora il giorno dopo. Come risolvere questo problema in una società che premia la gratificazione immediata? Come posso diventare disciplinato per raggiungere ciò che mi propongo, anche quando la motivazione scarseggia? Possiamo prendere ispirazione da Miyamoto Musashi. Anche se non era uno stoico, possiamo imparare molto dalla sua vita e dalla sua filosofia, applicandoli alle nostre vite per diventare più disciplinati e realizzare i nostri obiettivi. Prima di continuare, sarei lieto se potessi mettere un mi piace a questo video per aiutarci a condividere questa filosofia con più persone. Se non vuoi perderti i nostri contenuti futuri, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Miyamoto Musashi era un samurai nato in Giappone nel 1584. Fin da bambino, aveva il desiderio di diventare il più grande spadaccino di tutto il Giappone, quindi si dedicò ad un intenso allenamento e viaggiò in tutto il paese per allenarsi e sfidare i migliori duellanti del suo tempo. Si dice che abbia disputato oltre 60 duelli, senza mai subire una sconfitta. Quindi, se voleva sentirsi bene, l'unico modo era impegnarsi e faticare. Musashi sapeva che la grandezza ha un costo e che era disposto a pagarlo, indipendentemente da quanto fosse arduo. Concentrati su una cosa per volta. Musashi credeva che focalizzarsi e padroneggiare un'unica arte avrebbe potuto aprire innumerevoli percorsi. Decise di dominare l'arte della spada in modo incessante e continuò a spingere i suoi limiti. La sua competenza gli offrì molte opportunità durante la sua vita. Concentrarsi sulla padronanza completa di una singola abilità piuttosto che cercare di fare tante cose diverse a seconda del proprio umore, spesso porta a non completare nulla. È più facile essere disciplinati su un unico compito e, una volta che quel compito diventa parte della nostra routine quotidiana, possiamo passare al successivo. In questo modo, costruiamo un'abitudine e non dipendiamo più dalla motivazione per fare ciò che dobbiamo fare. Un passo alla volta, un compito alla volta. In molte occasioni, si è trovato a combattere contro più avversari contemporaneamente, perfezionando così l'uso di una spada in ciascuna mano. Oltre ad essere un abile guerriero, Musashi era anche un filosofo e ha scritto diversi libri, tra cui il Libro dei Cinque Anelli,
in cui esprimeva tutta la sua filosofia e il suo percorso basato sulla disciplina per diventare il miglior guerriero del Giappone. La sua filosofia di vita può essere sintetizzata in questi 4 punti. Rinuncia al desiderio. Musashi evitava di fare cose solo per il piacere che ne derivava. Credeva che ciò lo avrebbe reso debole e indisciplinato. Rinunciando al desiderio, ovvero alla gratificazione immediata, l'unico modo per il suo cervello di produrre dopamina era attraverso la soddisfazione ottenuta con sforzo. Ad esempio, quando sconfiggeva un avversario in un duello o completava un allenamento con la spada, ingannava la sua mente a credere che lo sforzo era l'unico modo per ottenere piacere. Vivi con onore. Musashi aderiva alle regole del Bushido, il codice dei samurai, che consiste in 7 virtù: onore, rispetto, integrità, onestà, coraggio, compassione e lealtà. Tra queste 7 virtù, l'onore è la più importante nel Bushido. L'onore è il rispetto per se stessi. Se ci rispettiamo, ci comportiamo con onestà, rispetto, integrità, coraggio, compassione e lealtà. Agire con onore implica anche non barar, non cercare scorciatoie nella vita e non scegliere la strada facile. Se ci rispettiamo, non ci comportiamo come qualcuno che ha bisogno di gratificazione istantanea e che non è in grado di sforzarsi. Se ci rispettiamo, sappiamo di cosa siamo capaci e non ci tiriamo indietro nel lavorare giorno dopo giorno per un obiettivo. Comportandoci in modo onorevole, diventiamo disciplinati. Non abbandonare mai il tuo percorso. Una delle principali ragioni per cui le persone mancano di disciplina è l'impazienza. Quando iniziamo qualcosa di nuovo, tendiamo a cercare risultati immediati, abituati come siamo alla gratificazione immediata che la società moderna ci propone. Musashi continuava a ricordare a se stesso di non abbandonare mai il suo percorso. Come ogni essere umano, avrebbe avuto momenti di dubbio nel perseguimento dei suoi obiettivi. Se abbiamo un obiettivo chiaro, dobbiamo concentrarci e avere pazienza. La chiave è essere sicuri di ciò che stiamo facendo, fermarci a riflettere se siamo veramente impegnati nel nostro obiettivo e se siamo disposti a sacrificare tutto il necessario per raggiungerlo. Con un'idea chiara e unendo pazienza e concentrazione su ciò che dobbiamo fare, prima o poi otterremo ciò che ci proponiamo. Questa è la formula della disciplina. È importante ricordare che non siamo perfetti e commetteremo molti errori nel nostro tentativo di essere disciplinati. Dobbiamo essere realisti e accettare che le cose probabilmente non andranno come desideriamo e che commetteremo degli errori. È importante che quando ci discostiamo dal cammino, torniamo in carreggiata il più rapidamente possibile. Non importa quante volte ci deviamo, torniamo rapidamente sulla strada giusta. Con il tempo, ci discosteremo sempre meno. Alleniamo la nostra disciplina, proprio come Musashi si allenava con le sue spade. Sii costante e fai sforzi. Se vivi senza lavorare sulla tua disciplina, prova a fare almeno una volta al giorno qualcosa che ti mette alla prova o che ti causa disagio. Speriamo che questo video ti assista nel raggiungere gli obiettivi che ti sei posto. Per concludere, ti chiediamo di lasciare un mi piace a questo video, per aiutarci a diffondere questa filosofia a un pubblico più ampio. Se non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ricorda, l'autodisciplina non è una destinazione, ma un viaggio che richiede impegno, perseveranza e tempo. Ma alla fine, il risultato ne vale la pena. La disciplina ci rende migliori, ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi e ci porta più vicini alla realizzazione del nostro vero potenziale. E, come Musashi ci ha insegnato, la disciplina può davvero fare la differenza tra una vita ordinaria e una straordinaria. Grazie per la visione.